Buongiorno a tutti, bentornati su In Viaggio col Tubo. Siamo sull'isola di Pasqua e oggi stiamo per partire con un tour. Abbiamo deciso, la potete girare anche da soli quest'isola, e infatti noleggeremo una macchina nei prossimi giorni, ma come prima esperienza abbiamo deciso di prendere un tour in modo che ci spiegassero bene tutto. Esatto, abbiamo qualcuno che ci spiega le cose, come funzionano. Oggi il tour che faremo comprenderà varie tappe, però oggi parleremo solo di Moai. Dedichiamo un video intero all'attrazione principale dell'isola di Pasqua. E poi le altre cose magari ve le facciamo vedere in altri video. Esatto. E insieme a questi Moai che vediamo oggi vi facciamo vedere anche quelli che vediamo per i cavoli nostri, perché sono tantissimi, proprio tantissimi. Non è che li vedete solo in questo tour, li vedete ovunque, anche sulla spiaggia in città avete visto che ce ne sono alcuni. Esatto, quindi noi siamo pronti, stiamo qua aspettando il pullman che ci passa a prendere, il pulmino, e si va. Buona giornata. Cominciamo col dire cosa sono i Moai. Queste statue non rappresentano dei, ma i membri più importanti della comunità. Una volta morte, il mana o potere spirituale di queste persone si trasferiva nella statua per loro costruita e da lì continuava a proteggere il villaggio. Per questo tutti i Moai guardano verso l'entroterra, non verso il mare. Pare però ci sia un'eccezione. I 7 Moai dietro di noi di Hau Akivi. Sì, sono famosi perché guardano verso il mare e sono gli unici a farlo. In realtà è vero che guardano verso il mare, ma solo perché il mare è dietro il loro villaggio. Infatti non sono sulla costa, sono nell'entroterra, ed essendo su un'isola, se non c'è una collina davanti a te, praticamente ovunque guardi verso il mare. Esatto. Quindi la regola che i Moai guardano il villaggio vale comunque c'è. Ma come venivano costruiti i Moai? Per scoprirlo ci dirigiamo alla cava, situata alle pendici del vulcano Rano Raraku. La costruzione delle statue inizia qua nel fianco della montagna, dove venivano scavati i lineamenti basilari e poi l'ingombro del corpo. Poi le statue venivano trascinate giù con delle funi, scavavano un buco di diversi metri, Martina intanto lo fa per sordi, e le statue poi venivano erette verticalmente per poter fare i dettagli delle mani, del volto, insomma lavorarli più finemente. Alla costruzione, che durava diversi mesi, partecipavano molte persone che vivevano direttamente qui. Questo è uno dei posti più affascinanti dell'isola, ma anche uno dei più conservati. Infatti col vostro pass potrete accedere qui una sola volta, quindi cercate di vedere il più possibile. Qui a Rano Raraku ci sono quasi 400 statue, ma è un mistero perché così tanti Moai completi siano stati lasciati nella cava. Ma soprattutto perché siano stati parzialmente interrati. Sono famose infatti le immagini che rivelano il busto di queste statue. Dopo la costruzione iniziava l'altrettanto difficile fase di spostamento dei Moai verso i villaggi. Lo scivolamento delle pesanti statue fino ai piedi del vulcano ha formato anche delle piccole valli. Non è ancora chiaro il metodo preciso di spostamento, ma tutte le teorie comprendono l'utilizzo di una grandissima quantità di tronchi d'albero. Questa è una delle statue che stavano trasportando, ma si è rotta durante il trasporto, infatti la testa è separata dal corpo, ma l'hanno lasciata qui. Non è che le riciclavano, provavano ad aggiustarle, facevano cose più piccole, forse perché erano troppo pesanti da muovere o forse per superstizione. Quando le statue si rompevano venivano abbandonate al loro posto dove si erano rotte. E come questo ci sono altri 90 Moai abbandonati sulle vie di trasporto. Una volta arrivati sulla piattaforma, al gigantesco monolite venivano scolpite le cavità oculari, all'interno delle quali si inseriva un occhio fatto di pietra corallina bianca e ossidiana nera. Così i nuovi occhi del capotribù deceduto si riaprivano sul mondo. E se volete vedere appunto un Moai completo al 100%, venite a Tahai, perché qui c'è l'unico dei Moai restaurati a cui sono state aggiunte delle riproduzioni degli occhi originali. I cappelli invece venivano fabbricati qui a Punapau. Sì. I cappelli non venivano fabbricati dello stesso materiale dei Moai, quindi c'era un'altra cava, questa. In realtà cappelli non si sa cosa fossero per davvero, perché potrebbero essere o la capigliatura delle persone, quindi tipo uno chignon,
oppure appunto dei cappelli, oppure ancora dei turbanti, non meglio specificati perché si usavano i turbanti qui, boh. Una cosa però è sicura, questa pratica di usare cappelli non è stata fatta dall'inizio, dai primi Moai. Infatti, nonostante ci siano circa 1 migliaio di Moai sull'isola, ci sono solo 100 pukao. I pukao sono fatti di scoria rossa, che è un materiale vulcanico molto più morbido della pietra con cui sono fatti i Moai, che purtroppo è più soggetto all'erosione, e che ha un alto contenuto di ferro che ossidandosi diventa rosso. Un rosso che dovrebbe risaltare un po' di più, ma oggi siamo praticamente in mezzo a una nuvola e quindi non si vede molto bene. Questi copricapo non venivano completati qui, veniva fatto solo il cilindro base e poi venivano aggiustati su misura sulla testa del Moai. E se vedete questo, non pensate che sia l'incavo dove veniva inserita la testa del Moai. È semplicemente un buco che un pastore ha fatto per potersi riparare dalla pioggia mentre portava qui le pecore a pascolare. Uno dei posti più importanti da visitare è la spiaggia di Anakena. Anakena Beach è dove leggendariamente è arrivato il primo re, probabilmente dalla Polinesia, ma è anche abbastanza probabile perché è la parte più protetta dell'isola, non ci sono alti scogli, non ci sono rocce grandi e cattive, ma c'è una bellissima spiaggia protetta dalle onde, quindi è probabile che sia la verità. Primo sbarco no, questo è il villaggio dove risiedevano i re dell'isola, quello con i nobili di più alto rango e con i Moai più ben fatti, non i più grandi, ma quelli con i dettagli più raffinati. Qui, meglio che da ogni altra parte, si possono ammirare i lineamenti del viso e i tatuaggi sulla schiena, oltre che le mani dalle unghie lunghe, che erano simbolo di nobiltà. Intorno al 1400 l'isola raggiunge il suo apice culturale con circa 10 villaggi, quasi tutti disposti lungo la costa, visto che il pesce era la principale fonte di cibo. Il credo religioso era legato a un sistema di classi sociali molto complesso, ma senza stare qui a dilungarci troppo possiamo dirvi un paio di curiosità. Le classi sociali inferiori dormivano in semplici capanne o addirittura in grotte, mentre ai membri più importanti erano dedicate le case barca, capanne con fondamenta in pietra e la forma di barche rovesciate. Col passare del tempo, forse per soddisfare l'ego crescente dei capi tribù, i Moai assumono dimensioni sempre più grandiose. E siamo arrivati in uno dei luoghi più iconici e famosi dell'isola di Pasqua, i 15 Moai. E sono giganteschi, sono enormi, cioè è fantastico essere qui, non pensavo sarei mai venuta veramente perché mi sembrava troppo lontano, invece wow. Eccoci qua davanti. E questo posto rappresenta anche il punto più alto raggiunto nel culto dei Moai. Questo è l'altare più grande non dell'isola ma di tutta la Polinesia. Qui i Moai sono più numerosi e più alti. E il motivo è che Tongariki è uno dei posti più vicini alla cava, quindi questi grandi monoliti erano più facili da trasportare. Ma un motivo forse più importante era quello di dimostrare forza, visto che questo è il villaggio che si è opposto al potere reale. Di fianco a questa piattaforma con i Moai più grandi ce n'era una con dei Moai più piccoli e più antichi che sono qua. Cioè, alcuni pezzi sono qua, non sono stati rimessi sulla piattaforma perché appunto erano troppo rovinati. Erano più piccoli, con le facce più tonde e secondo me molto più simili ai tichi che abbiamo visto alle Marchesi. Intorno al 1700 l'ossessione per la costruzione dei Moai aveva portato al quasi totale disboscamento dell'isola e alla profonda crisi delle risorse sono seguite guerre tra tribù per accapararsi il poco rimasto. In questo periodo arrivano sull'isola i primi europei. Pur rimanendo pochissimi giorni devono aver sconvolto completamente la concezione del mondo dei Rapa Nui, rimasti isolati per secoli. Così andò a finire che proprio lo sviluppo di una cultura tanto unica ed dedita alla creazione di opere grandiose portò la società ad un decadimento estremo e ad una lotta per la sopravvivenza spietata, fino a degenerare nel cannibalismo. È nel corso del Settecento che Moai vengono abbandonati nelle cave, ancora in fase di costruzione. Così è nella cava di Ranoraraco che si trovano le statue più grandi mai scolpite, tra cui un gigantesco Moai di 22 metri e 250 tonnellate, lasciato dormire nel suo letto di pietra. Nel frattempo, i monoliti sui loro altari, finora oggetto di venerazione, cadono, letteralmente. Ogni singola statua dell'isola viene abbattuta, non in una sola volta, ma nel corso degli anni. Forse sono le tribù avversarie che cercano di colpire al cuore la dignità e la forza dei nemici. O forse i Moai vengono distrutti dalla propria tribù, che ha smesso di credere nel potere degli antenati, rivelatosi incapace di proteggerli dalla miseria abbattutasi sull'isola. Il Moai dietro di me a faccia in giù si chiama Paro e è il più grande Moai che è stato mai mosso dalla cava. È alto 10 metri, pesa più o meno 80 tonnellate ed è anche l'ultimo Moai
che gli europei intorno al 1838 sono riusciti a vedere in piedi, prima che le guerre lo tirassero giù. Nessun altare si salva dalla distruzione. Tutti i Moai che oggi si vedono in piedi sono stati riportati alla loro antica gloria a partire dagli anni 50, nel corso di lunghi e costosi restauri. E quindi con la caduta dei Moai finisce il video riguardante appunto i Moai. Il nostro amico è un po' triste. Piangere, però... non piangere, non piangere, ce ne saranno altri di video dall'isola di Pasqua, sì, altri. Ok, questo video finisce qui, però appunto continuate a seguirci perché la storia dell'isola, della civiltà dell'isola di Pasqua non termina con la caduta dei Moai, ma va avanti. E niente, grazie, speriamo di aver dato luce un pochino alle vostre curiosità e anche alle nostre finalmente su queste sculture gigantesche. E ci vediamo al prossimo video. Sì, grazie di aver guardato questo. È in bilico, vero? No.